l'analisi del carico cognitivo di questi concetti in cui abbiamo scomposto la idea complessa di Stato di diritto è stata portata avanti attraverso un'analisi che utilizza un metodo empirico che fa parte, diciamo, uno dei metodi che si possono collegare a ciò che oggi si chiama experimental jurisprudence. Io credo che l'apporto di questa forma di ricerca empirica sia davvero interessante e importantissima. Perché? Perché offre informazioni che non ci può offrire l'analisi concettuale tradizionale. Ci si potrebbe chiedere, e ci siamo chiesti, se quello che noi abbiamo fatto rientri nella categoria oggi molto nota di experimental jurisprudence. Questa è la risposta che ci diamo, che ovviamente dipende dal modo di intendere la experimental jurisprudence. I prototipi di experimental jurisprudence negli ultimi anni hanno una struttura abbastanza costante. Si tratta di survey delle intuizioni di soggetti, campioni di soggetti o appartenenti alla popolazione generale o esperti riguardo a classici problemi di jurisprudence che quasi sempre, nella maggior parte dei casi, riguardano la struttura di un concetto. Struttura, ampiezza, composizione, estensione, intenzione di un concetto. Se si intende questo per experimental jurisprudence, il nostro non è un lavoro di experimental jurisprudence. Il problema di cui noi ci siamo occupati sin dall'inizio è direttamente un problema empirico. Non c'è nessuna difficoltà di nessun tipo di carattere metodologico al considerare empiricamente trattabile il problema che ci siamo posti, perché è evidentemente un problema empiricamente trattabile, cioè se o no il concetto di Stato di diritto sia un concetto che impone un carico cognitivo maggiore rispetto a quello imposto dal processamento di un modello alternativo di diritto. A mio avviso il nostro progetto è un esempio eccellente del tipo di collaborazione che può e che dovrebbe esserci fra la filosofia analitica tradizionale e un tipo di ricerca empirica, perché da una parte, come ho detto, la ricerca empirica è un bene, è un contributo fondamentale per a volte analizzare i contenuti, nel nostro caso analizzare il carico cognitivo di questi concetti, ma nello stesso tempo credo che questo tipo di ricerca empirica non si possa fare senza una riflessione filosofica tradizionale sul significato e la portata di questo contributo empirico e da un'altra parte anche senza partire da un esercizio di analisi concettuale tradizionale che identifica proprio l'insieme di concetti, di idee che costituiscono la base sulla quale poi si può realizzare lo studio empirico. Un aspetto che vorrei sottolineare riguardo all'interazione tra lavoro teorico di natura più strettamente teorico-concettuale e lavoro empirico è, al di là del movimento da teoria a controllo empirico, è esattamente il movimento opposto nello sforzo di operazionalizzare i propri concetti, cioè l'effetto euristico di comprensione che si ha dal tentativo di comprimere i propri concetti in un modo tale da rendere possibile l'applicazione di un protocollo sperimentale. Mi spiego meglio. Per procedere nei nostri esperimenti noi abbiamo dovuto fare una brutale opera di semplificazione e tentare di catturare il modello Stato di diritto in una lista di termini. Questo tipo di lavoro, che per certi versi è anche un lavoro terribilmente impoverente, perché la lista di termini non coglie assolutamente la complessità di una rete concettuale, l'enorme variabilità delle interpretazioni possibili, del modo di declinare la combinazione di questi termini, eccetera, eccetera. Ma proprio questo lavoro di forzato impoverimento ha un effetto molto interessante rispetto alla esplorazione del proprio sistema concettuale. Fa notare connessioni che non si notavano, fa l'essere forzati a effettuare delle scelte
diciamo aiuta a fare delle valutazioni di rilevanza che in un momento precedente ancora non si facevano e così via. Quindi c'è un ritorno anche diretto, proprio euristico nella riflessione teorica, dal passare attraverso la tagliola dell'indagine empirica.